Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione. Oggi vi proporrò un esercizio di acquerello di difficoltà intermedia. In questo tutorial non vi propongo il disegno, che diamo un po' per scontato, ma partiamo dalle prime velature di acquerello, quindi bagnato su bagnato e bagnato su asciutto, per capire come impostare un acquerello luminoso e con dei contrasti abbastanza decisi, che ci permettano di dare un effetto di tridimensionalità ai nostri dipinti. Per quanto riguarda invece i materiali che ho utilizzato, vi metto direttamente tutto nella descrizione, inclusa la dimensione del foglio su cui ho dipinto. Per chi fosse interessato ad approfondire questo esercizio e a capire veramente come farlo, vi ricordo che trovate la lezione integrale con l'abbonamento di Patreon, una lezione di circa 2 ore in cui i passaggi sono spiegati punto per punto e in cui sono spiegati anche i colori specifici che utilizzo. Detto questo, preparate il vostro foglio e i vostri acquerelli e iniziamo subito a dipingere insieme. Dopo aver eseguito il disegno, iniziamo subito con l'acquerello. E lo facciamo cercando in tavolozza un colore tendente al giallo ocra, quindi alla parte più chiara in assoluto dei frutti che stiamo rappresentando. La soluzione, il colore in tavolozza deve essere abbastanza diluito e lo stendiamo sul soggetto col pennello carico, quindi col serbatoio che ha una buona quantità di acqua. A seguire prepariamo un arancione, un rosso aranciato un po' più denso, quindi con meno acqua in tavolozza, e interveniamo direttamente sul passaggio appena fatto eseguendo una velatura di bagnato su bagnato. Quindi interveniamo su tutta la parte colorata del frutto per rafforzare i rossi e gli arancioni. Lo stesso identico passaggio lo ripeteremo poi sugli altri due frutti del nostro soggetto, della nostra composizione. Il bagnato su bagnato è una tecnica fondamentale per ottenere delle sfumature morbide e soprattutto per creare delle fusioni naturali tra i colori, quindi senza avere degli stacchi o dei passaggi troppo netti. Chiaramente qua stiamo vedendo una sintesi del lavoro che ho eseguito e la cui lezione completa è su Patreon. La versione integrale dura circa 2 ore, quasi 2 ore, e ci sono tutti i passaggi punto per punto. Però anche con questo breve tutorial comunque è possibile capire come gestire l'acqua e soprattutto che tipo di intensità dare ai diversi passaggi. Il primo è più diluito, il secondo è più denso. In molti mi dite che quando fate questi passaggi avete paura di queste gocce d'acqua che si aprono, ma come faccio a gestirle? Come riesco a evitarle? In realtà devono esserci. Quella goccia d'acqua che si apre così con questa macchia a stella, potremmo dire, non vi crea problemi se la superficie è completamente bagnata. Semplicemente il pigmento si ridistribuirà da solo e voi non dovrete preoccuparvi di spostarlo o di gestirlo eccessivamente. Finito il passaggio di bagnato su bagnato, chiaramente facciamo asciugare tutto completamente e prepariamo un colore tendente all'ocra per dare la prima velatura di colore alle foglie, quindi sempre partendo dal colore più chiaro in assoluto che vediamo nel soggetto. Approfitto dell'inquadratura per farvi notare quanto il pennello sia grande, anche per fare questi piccoli dettagli. Un'altra domanda che mi fate spesso è legata proprio al tipo di pennello, ma non posso utilizzare un pennellino piccolo per fare i dettagli più piccoli? Certo che si può utilizzare, nel senso che poi ognuno ha la sua tecnica o sviluppa la sua tecnica. Per comodità e per esperienza io posso dirvi che utilizzare un pennello più grande, un pennello di queste dimensioni anche per i dettagli più piccoli, è utilissimo perché è come se lavorassimo con una penna stilografica, cioè il serbatoio ha sempre una buona quantità di colore, quindi non dobbiamo ricaricare troppo spesso e guardate che precisione si riesce a ottenere. C'è da dire che la differenza la fa chiaramente il pennello. In questo caso specifico, come vi ho anticipato, sto lavorando con un pennello della Borciani Bonazzi, serie unico infinito, e la cosa che mi ha stupito, devo confessarvi, è che è un sintetico veramente molto simile al pelo naturale, quindi salva la vita alle martore e in più ha un'ottima qualità.
e infatti riesco a gestirlo come se fosse un pelo naturale. Guardate il tipo di segno che riesce a dare senza poi dover ricaricare troppo spesso, di fatto, che è la cosa che cerca un acquerellista, o perlomeno è quello che cerco io quando dipingo. Questo vi permette quindi di definire in maniera precisissima, lavorando con la punta, come in questo caso, e con un colore denso, oppure vi permette, come avete visto all'inizio del video, di stendere delle velature con acqua abbondante per coprire delle campiture più ampie. Quindi, finiti i dettagli sulle foglie dei cachi, rafforziamo il colore dei frutti. Quindi ritorniamo in tavolozza e ritroviamo, meglio ravviviamo i colori che abbiamo utilizzato in precedenza, ma questa volta con meno acqua. E interveniamo in tutte le parti in cui notiamo che il colore è un po' più intenso, chiaramente lasciando fuori tutti i punti di luce massima o i punti più chiari che abbiamo già gestito con la prima velatura. Nella gestione della velatura, come vedete, si passa da un lavoro di punta per quanto riguarda i dettagli più piccoli a un lavoro, potremmo dire, un po' più di piatto, cioè schiacciamo il pennello di più in base alla quantità di colore che vogliamo rilasciare. Quindi se dobbiamo fare dettagli lavoreremo col pennello quasi in verticale e con la punta del pennello a definire, a descrivere. Se dobbiamo fare delle campiture un po' più ampie, a quel punto schiacciamo di più il pennello in modo che il serbatoio rilasci più acqua. A seguire cerchiamo ancora colori più densi, tendenti sempre di più al rosso o all'arancione in base alle zone su cui dobbiamo intervenire. In questo caso carico il colore più denso nelle zone in cui effettivamente lo vedo più deciso, più carico, più denso appunto, più presente, passatemi il termine. E a seguire sfumo col pennello leggermente umido. Quindi carico il colore e poi lo accompagno fino a ottenere delle sfumature. Vi ricordo che per eseguire questo passaggio è fondamentale che la velatura che avete dato col colore più carico sia ancora bagnata, sia ancora umida, altrimenti non riuscite a sfumare. Mentre invece se dovete intervenire, come sto facendo ora, per definire con un secondo passaggio, il passaggio precedente deve essere asciutto. Quindi valutate sempre l'asciugatura del vostro dipinto in base agli effetti che dovete ottenere. Cioè, se devo sfumare, chiaramente devo accompagnare il colore finché è ancora umido, finché la carta non l'ha assorbito, e lo posso fare con un pennellino, come state vedendo in questo caso, o con lo stesso pennello che utilizzo per dipingere. Se invece devo definire e devo descrivere qualche dettaglio, la superficie del foglio deve essere completamente asciutta, altrimenti il colore cammina e non riesco a ottenere precisione, definizione. La differenza tra bagnato su bagnato e bagnato su asciutto in realtà sta proprio qui. Col bagnato su bagnato, quindi quello che abbiamo visto all'inizio di questo tutorial, noi riusciamo a ottenere delle sfumature e una fusione più morbida e più naturale dei colori. Mentre invece col bagnato su asciutto noi otteniamo dei colori sicuramente più brillanti, più accesi, perché non vengono poi diluiti dall'acqua sul foglio, che non c'è, ma soprattutto, siccome il colore non cammina, possiamo descrivere, possiamo definire e ottenere dei passaggi decisamente più precisi. Le due tecniche possono essere tranquillamente utilizzate nello stesso dipinto.
Quindi nulla mi vieta di, come abbiamo fatto, come stiamo vedendo oggi, nulla mi vieta di iniziare un dipinto col bagnato su bagnato e poi alternare bagnato su asciutto e bagnato su bagnato in base all'effetto specifico che voglio ottenere in quel preciso passaggio. In questa fase rispetto il disegno fatto in precedenza. Anche qua per velocità non vi ho fatto vedere i vari passaggi di disegno che trovate comunque integralmente su Patreon, però di base la cosa importante che dobbiamo ricordarci è che il disegno deve essere preciso, o meglio, più è preciso il disegno, più noi riusciremo a seguirlo con l'acquerello. In questo caso, quindi lavorando con la punta, vado a riprendere i passaggi di colore che col disegno ho già dichiarato, ho già evidenziato proprio per facilitarmi la vita con l'acquerello. Ormai lo sapete, non vi dico nulla di nuovo, ma l'acquerello è la tecnica artistica più difficile che ci sia, insieme all'affresco, chiaramente. Perché questo? Perché non può essere cancellata. Cioè, se noi facciamo un errore, l'errore rimane sempre sul foglio. E questo chiaramente crea un problema non da poco, soprattutto per chi sta iniziando. Però con la pratica, con l'esperienza e soprattutto conoscendo un metodo, si riesce comunque a ottenere dei buoni risultati senza buttare troppi fogli, mettiamola così. Con tutte le altre tecniche, chiaramente, potendo correggere, la vita è molto più semplice. Dico sempre ai miei studenti, lo ripeto anche qua su YouTube, la pratica poi fa tutto, l'esercizio costante fa tutto. E quindi se vi piace l'acquerello, se volete approfondirlo, sicuramente dedicatevi almeno 10, 15, 20 minuti ogni giorno se ci riuscite per sperimentare e per prendere proprio confidenza con questa tecnica meravigliosa che è veramente molto molto versatile anche se molto complessa. Detto questo, preparo un colore scuro, passiamo adesso alle ombre e andiamo a rafforzare prima di tutto gli scuri massimi sulle foglie. Quindi ancora una volta, come vedete, utilizziamo il pennello con la punta e il colore è abbastanza denso, quindi nel serbatoio non c'è troppa acqua, l'acqua non spinge verso il foglio proprio perché non è presente e andiamo a ridisegnare gli scuri massimi. Lo facciamo anche sull'ombra portata, quindi sul piano, e poi chiaramente carichiamo il colore intorno al frutto e andiamo a sfumare per non avere un'ombra così netta, così evidente. L'ombra sul piano è importante perché ci permette anche di ridisegnare il contorno del frutto che stiamo dipingendo, qualsiasi esso sia, in questo caso sono dei cachi. E chiaramente se abbiamo delle sbavature, se abbiamo magari degli errori dalle velature precedenti, per esempio con l'arancione siamo andati fuori dai contorni, ecco con questo passaggio di ombra possiamo coprire le sbavature e ridare precisione e definizione al nostro soggetto. Lo stesso passaggio che abbiamo appena eseguito sul primo frutto lo applichiamo poi agli altri due.
Ultimato questo passaggio facciamo asciugare completamente la velatura e ci prepariamo un colore sempre abbastanza denso, non eccessivamente, però comunque un colore con poca acqua, partendo sempre dal rosso che abbiamo utilizzato prima e aggiungendo una punta di blu per spegnerlo e per utilizzarlo appunto per le zone più scure dei nostri cachi. Quindi parto dal colore iniziale e lo spengo con un blu. Vado quindi a definire le parti in ombra e lo faccio esattamente come ho lavorato fino a questo punto, nel senso che do la velatura di scuro nelle parti in cui lo scuro è più evidente e poi prima che asciughi vado a sfumare ed ammorbidire questo passaggio. Noi in questo esercizio stiamo sfumando tutti i passaggi, però in realtà potremmo anche dare delle pennellate e lasciarle evidenti. Diciamo che cambia l'effetto, ma il principio è lo stesso. Iniziamo ora la parte più difficile di questo esercizio, anzi i due passaggi, gli ultimi due passaggi, i più difficili in assoluto. Prepariamo uno scuro massimo e bagniamo il foglio. Ogni volta che faccio questi passaggi, devo dirvi, tra me e me penso sempre, speriamo che vada bene, speriamo di non dover buttare il foglio. E nonostante l'esperienza di tanti anni di acquerello, il rischio c'è sempre. Quindi bagniamo il foglio nella parte in cui sono presenti le ombre e poi col colore denso e scuro che abbiamo creato prima diamo le ombre e le stendiamo sia sull'ombra portata che sull'ombra propria, cercando poi di sfumare e di accompagnare il colore che abbiamo messo senza schiarirlo troppo e senza che questo rimanga però troppo netto, troppo evidente nelle zone in cui invece magari l'ombra è più morbida. Una volta fatto questo passaggio bagniamo anche sulla parte destra del nostro dipinto per far camminare un po' il colore, l'ombra appunto come vedete e soprattutto per dare un po' di continuità tra il soggetto, l'ombra propria, l'ombra portata e il piano. Col pennellino e con un colore più diluito andiamo poi a creare delle sfumature che devono di fatto creare dei punti di passaggio tra il colore e la luce piena e l'ombra massima. Questo stesso passaggio lo ripetiamo anche sugli altri due frutti, quindi prima bagniamo le ombre e poi interveniamo con lo scuro per il bagnato su bagnato. È un passaggio veramente divertente, è un passaggio veramente pericoloso perché è il momento in cui si buttano più lavori. Capita veramente di buttarne tanti quando si inizia a fare questo passaggio qua, soprattutto quando si prova per le prime volte. Il consiglio che mi sento di darvi se volete provare, se volete fare pratica con questa tecnica comunque veramente divertentissima e meravigliosa, è di fare delle prove a parte, cioè magari invece che provare a lavorare così su un soggetto elaborato e complesso, magari provate su forme più semplici, disegnate semplicemente una sfera e provate a gestire l'acqua in questa maniera. Tenete conto che per riuscire a farlo dovete conoscere la carta, dovete conoscere il colore e i pennelli, quindi un po' di pratica serve. Però se non sperimentate, se non vi buttate, la pratica non la fate, quindi tanto vale iniziare a testare e a provare. Come avete visto, ripetiamo il passaggio due volte, una prima volta per le ombre più estese e una seconda volta invece per le ombre ancora più scure per dare ancora più profondità. Fino a questo punto sembra che mi sia andata bene, devo dire che sto riducendo la percentuale, ormai da un po' di tempo sto riducendo la percentuale di acquerelli buttati, per fortuna, a forza di fare pratica, ma vi assicuro che quando ho cominciato a studiare l'acquerello e soprattutto queste tecniche un po' azzardate, ne ho buttato veramente tanti lavori su cui magari c'erano anche ore di disegno. Finito questo, il lavoro può considerarsi concluso e noi togliamo il nostro nastro carta.
Ecco, come avete visto è un esercizio veramente molto divertente, anche se un po' complesso, però è uno di quegli esercizi che ci serve per sbloccarci un po', per buttarci un po'. L'ho detto tante volte, lo ripeto ancora, il nostro obiettivo è divertirci con l'acquerello, rilassarci con l'acquerello senza troppe aspettative nel risultato, nel senso che poi se anche si dovesse buttare l'acquerello poco importa, l'importante è che ci siamo divertiti e ricordatevi che ogni acquerello buttato in realtà ci insegna qualcosa. In conclusione, una cosa che vi racconto e che per me è un po' un traguardo, quest'anno ho festeggiato proprio in questo periodo, in autunno, 15 anni di attività artistica, cioè ho fatto la mia prima mostra nel settembre del 2006 e da allora ho fatto tante esposizioni, tanti progetti, tanti viaggi e mi sembra strano che siano già passati 15 anni. Ve lo dico perché ho deciso di festeggiare mettendo in vendita sul mio e-commerce, sul mio sito, tutte le opere originali e le stampe al 20% di sconto, quindi da permettere a chi segue la mia attività da tanto tempo magari di prendersi un piccolo pezzo della mia pittura. Questa cosa mi fa sempre piacere. Tante persone anche da qua, da YouTube, hanno acquistato i miei lavori e poi mi mandano le foto dei lavori appesi nei salotti, nei soggiorni, nella propria casa e mi fa veramente piacere sapere che un pezzettino della mia arte vada a fare compagnia a chi l'apprezza. E per me è veramente una cosa bellissima, proprio, forse l'obiettivo è proprio sapere che un pezzettino di quello che faccio va ad arricchire, spero, la vita e la casa di qualcuno che apprezza il mio lavoro. Credo davvero di avervi detto tutto, quindi divertitevi, provate questo esercizio, fatemi sapere poi come va nei commenti, come vi siete trovati e noi ci vediamo senza dubbio alla prossima lezione qui su YouTube. Ciao, a presto!